Svolta a destra. Eccoci al marina di Bundaberg. Adesso andiamo da Tony, il capocantiere, e ci facciamo tutte le nostre cose. Ci parliamo, il CPT parla. Ok ragazzi, fatto tutto. Abbiamo prenotato il cantiere, il marina. Sono scioccato. Ci viene a costare una cifra della Madonna. Dobbiamo sabbiare la barca e quindi rimuovere tutta la coppeco e portarla a gel coat, assolutamente carta vetrare tutta la barca per lisciarla. Poi c'è da fare il trattamento antiosmosi di base di primer per l'antivegetativa e poi mettiamo su l'antivegetativa. Il cantiere dice, ti dico una cifra per non aver sorpreso, circa $25.000 australiani, che sono una legnata, sono 15.000 euro. Te lo ricordavi veramente, eh? Penso a te. I will say everywhere. So a lot of. So it's 3 mm. I saw it here. It's 3 mm of gap. Ragazzi, tanta roba. Au revoir. Buongiorno cari amici, buongiorno. 6:20 del mattino, siamo pronti a partire. È sempre un casino alzarsi al mattino presto. Vediamo un po'. Cavolo, è nuvolo. Quanto vento c'era? 7 nodi. Ah no, ma oggi andiamo via in macchina, che pirla. Che cacchio, allora non è un problema. Non sono un buon attore. Oggi andiamo a Sydney, andremo a visitare questa grande città che non è la capitale come molti pensano. In realtà anche io ogni tanto ci pensavo quando ero giovane, ma la capitale è Canberra, che è una cittadina molto più piccolina a sud Sydney. Sydney è la città più grande dell'Australia e siamo molto curiosi di vederla. Saremo ospiti di nostri amici che erano a bordo di un catamarano chiamato Gone with the Wind, Liam e Annie, e credo che staremo con loro e ci divertiremo qualche giorno. Bonjour. Vuol dire una cosa? Vuol dire una cosa, mi avvicino. Sapete che siamo a dieta, no? Le soddisfazioni. Ma guarda il CPT, che figurino. Avremo modo, ma io ce lo devo perdere ancora. Lei ormai è addirittura d'arrivo. Io sono ancora lontano. Anch'io ho bisogno di un bicchiere d'acqua e andiamo. No, Gipsy, fai la brava, eh? Fai la brava. Non abbiamo mai fatto vedere il cantiere qua, solo da lontano. Walkabout, il nome della barca dei nostri amici Annalisa e Lorenzo, che ci hanno fatto tanto sognare negli anni 2000, il primo di avere una sorta di blog, che non era un blog, era un sito web che faceva vedere il loro primo viaggio. Si erano costruiti la barca e tutto. Bravi ragazzi. Sì, non è chiarissimo, viene fuori la luce rossa. Questo plus che abbiamo nel marina di Scarborough è quello di avere il parcheggio riservato
ai clienti. Non che qua ma sarebbe mancato parcheggio. Non perché non ci sia, perché vedete qui c'è parcheggio libero. Però Ma questo plus di avere il parcheggio dedicato, diciamo così. Ok. Questa la teniamo dentro o cosa? No? Fantastica macchina da tamarro. Età alle 5. sono esattamente 951 km. Quanti CPT? 951. E sulla cartina siamo tanto vicino. Questa è Koala Zone, quindi bisogna prestare attenzione. E questi sono gli eucalipto, questi alberi. Raramente, ma ci sono i koala. Brisbane è uno dei porti più importanti di tutta l'Australia, non solo di questa zona. È un porto enorme, strutture enormi. No, qua c'è il toll. Toll vuol dire autostrada a pagamento. Sydney 921 km. Coffee time. Oddio. Che orrore. Guardate che roba! Eccoci ragazzi, siamo a circa 500 km da Sydney, credo. Magari 6,70. Ah, 6,70, vabbè, ho fatto un calcolo mentale. E qui il paesaggio è cambiato un pochettino, Anche l'autostrada. anche l'autostrada. Siamo in mezzo alla giungla praticamente. Ah, ci possono andare le biciclette intanto qui sull'autostrada. Faccio il cartello che dice attenti alle biciclette. Cioè, le bici sono ammesse in questa autostrada molto. E poi ci sono le inversioni a U. Cioè qua volendo puoi tornare indietro, fai inversione U ed arrivi, cioè giri nella carreggiata quella che torna indietro. Questo ti Ecco, dà questo qua, cioè U-turn pay. U-turn. Cosa vuol dire? Inversione U. L'Oceano Pacifico è alla nostra sinistra, da quella parte lì. Noi stiamo costeggiando andando verso sud e l'oceano è di là, a sinistra. Non si vede perché siamo leggermente all'interno, ma è da quella parte. Va bene, alla prossima, adesso spengo. Aspetta, voglio dire una cosa. Mi raccomando, mettete mi piace, ma mettilo adesso perché poi ti dimentichi alla fine del video. Bravo CPT, bravo. E iscriviti. Iscrivetevi ragazzi. E poi volevo dire un'altra cosa. C'è sempre qualcuno, una persona che mette... O due o tre, boh, non lo sappiamo. Una, perché Una sicuro. è una sicuro che mette non mi piace ai nostri video. Una volta. Abbiamo ogni nostro video da quando abbiamo iniziato il canale, c'è un non mi piace su ogni video. Voglio dire... Uno o più, qualche volta qualcuno di più. Diciamo che mediamente uno, che va bene ragazzi, non è che noi dobbiamo piacere a tutti, però Questo è uno, ma soprattutto sarebbe bello sapere cos'è che non piace, perché ci Bravo, piacerebbe CPT. migliorare. Bravo CPT, cioè il fatto di mettere non mi piace, non dirci perché, non serve a nulla, perché noi non sappiamo che cosa facciamo che non è gradito, magari dobbiamo migliorare. Quindi le questioni sono due: o questa persona lo fa apposta e allora ragazzo mio togliti l'iscrizione, non guardarci più e buonanotte, oppure se non piacciono veramente tutti, non ce n'è uno che non piace, quindi
io tendo più per la prima ipotesi, però se non piacciono veramente diteci perché vorremmo saperlo e ci miglioriamo, così anche la prossima volta invece vi piace. È in fondo di là, in fondo l'Oceano Pacifico. Eccoci a Cove Harbor. Qua ci fermiamo al ritorno. Una città abbastanza grande, molto turistica, ci sono un sacco di case fighe, negozi, bar, ristoranti, come si chiamano quelli per i caravan lì, camping, molto bello qua. C'è stazione di servizio galattica, e c'è anche la riserva marina dove ci sono i delfini. Non in cattività, li curano e poi li portano, li curano e poi li liberano. È enorme questa città, Non è una città enorme, no, però è un bel paesone. Grande, è un paese di mare dove ci sono delle case che sono veramente fighe. Non qui, questo è bellino, città abbastanza moderna, ma insomma c'è il moderno e c'è l'antico. Sì. Sì, guarda questo palazzo. Questo chissà, vecchio, avrà 200 Hof Hotel, chissà che dentro chissà cosa c'è. Ci avrà 200 anni, vecchio. Bello qua, carino, città turistica molto carina. Soltanto che nelle vicinanze di questa città, quindi diciamo nella parte un po' più fuori la città, ci sono delle case, ragazzi, ville, villette. Vi raccontiamo un'altra cosa simpatica che abbiamo scoperto mentre eravamo in transito vicino a Brisbane. Abbiamo lasciato la zona di Brisbane intorno alle 7:15 e il nostro navigatore ci dava ovviamente un tempo stimato di arrivo a Sydney che intorno alle 5:30 del pomeriggio. Poi a un certo punto andiamo in autostrada e a un certo punto l'ora di arrivo stimata diventa un'ora dopo, dice 18:24. Allora Max si preoccupa, dice raga, c'è un incidente stradale, un qualche rallentamento grave, un problema di GPS, non lo so. Era lì che ci crucciavamo, guardiamo l'ora della macchina e l'ora del telefonino e hanno un'ora di differenza. E siamo detti, ma vuoi vedere che il New South Wales ha un'ora differente del Queensland rispetto al Queensland? Ci siamo informati e mentre il Queensland non adotta l'ora legale, quindi stiamo sull'ora solare, il South Wales invece sì. Quindi abbiamo, fra Sydney e Brisbane c'è un'ora di differenza, nonostante fisicamente ci sia lo stesso fuso orario. Cioè, ragazzi, c'è da impazzire in questo posto. Il Sydney è sull'ora legale, il Queensland no. Vabbè, da tenere a mente. Che bel posticino. Questa qua, Ma sai cosa? C'è tanto verde. Sì. Beh, questa non è downtown Sydney. Mona Vale Road. Mona Vale Road. Comunque volevo informarvi che Sydney è una delle città più care dell'Australia. Così ci è stato detto. E subito dopo c'è Melbourne. My darling, mi potrei abituare a questo posto.
Che spettacolo. That's a nice place. Smell food. No, I read that somebody was bitten by a shark. 4 people got killed in about 1 week. Stava raccontando queste reti sono di protezione ovviamente per gli squali. Un ragazzino si è buttato da una zona non protetta, l'acqua era abbastanza torbida e è stato mangiato, fortunatamente. Queste boie sono libere, si può dare ancora, sono 10-15 metri, tutta sabbia. Il mare è molto bello qua. E non c'è sole adesso, peccato. How long is the trip to go to the opera? On the ferry, probably 15 minutes. Ah, so very fast. Maybe 20, but not very long. Very fast. Around there, and then we can come back. Ladies stay there? Yes. Yesterday. There we go. Ok, siamo sul ferry, costa $1. Ciao from Sydney. We have Max, Ali, Annie. We're at Manly, beautiful Sydney Harbour. And we're on the ferry. We're going into the city, Opera House, Harbour Bridge. We have some very happy Italian tourists. Ciao bella. Ciao, bella. Si allontana. Ah, che bello qua, very nice. Opera House, può essere a Sydney, è incredibile. Wow. Incredibile. Pensate a Sydney. Mai l'avrei pensato. Wow, incredibile. Incredibile.
incredibile, mai avrei pensato veramente di venire a Sydney. Quando torneremo da queste parti sicuramente voglio andare con la nostra barca sotto il ponte. Quest'anno non ne siamo riusciti, non si può fare tutto d'altronde, però già essere qua così è fighissimo. Everything costs. Well, I was saying to Max that our apartment, if we sell it to 2.5 million. But no way I'm going to do that. Absolutely not. Oh, non so se si vede, ma in cima là quelle sono persone, perché si può camminare sopra e scendere dall'altra parte, e diceva che costa $200 fare questo tour. Ho chiesto se mi pagavano per farlo, invece no, ho detto bisogna pagare per farlo. Ah, mi può essere interessante, ma no, anche no. Grace Jones, I see that is here. Maybe it's not. It not seems to so big when you are on the ferry. It's huge. Il ponte è stato costruito nel 1932, ci diceva Liam. Incredibile. Quella torre là è il casino. Oh. Eccoci sotto il famoso ponte. Com'è di là, Ale? Guarda. Ok, CPT. Wow, bellissimo. Questo è Palm Beach. Good anchorage here. More distance. Here? Yeah. Just here 15, 12 minutes. See? In front of the beach, nice. Yeah.
Perfect. We stop here many times. Yeah, good at. I'll turn the car around. Qui siamo all'interno di Pittwater. Bello, veramente bello. E là ci sono tutte quelle barche piene di boe, qua ci sono boe, si può dare ancora un po' ovunque praticamente. Molto protetto, perché come si vede qui dalla foto satellitare c'è questa penisola che protegge completamente le acque interne. Spettacolare. Bello qua, guarda com'è. Molto bello. Veramente è un posto stupendo. Bellissimo questo, Bellissimo con la città quello. dietro. La Opera House è lì da qualche parte, giusto? Perché qui c'è lì c'è la siringa. È dietro di là. Là vedi il Sì, grosso sì, grattacielo. Sì, sì, sì. Very nice. Molto bello. Ah, really? Oh, wow. But it's possible also to enter? Ah. Maybe just to go inside here, no? Guarda che bel ristorante siamo finiti qua in fronte alla spiaggia. Adesso facciamo il punto di vista di Ale. Sta guardando Ale, tu guardi là, così guardiamo insieme. Guarda a destra, guarda a sinistra. Bello, eh? Hello. Bel posto, bel ristorante. Nice restaurant here. Eccoci ragazzi, abbiamo lasciato Sydney stamattina. Siamo stati un po' sfortunati col tempo, abbiamo avuto un giorno e mezzo molto bello e poi è stato brutto. E adesso stiamo tornando in barca, volevamo fermarci, fare delle tappe fino a Scarborough, ma la meteo ragazzi è oscena, guardate. Anche per i prossimi giorni. E non è che domani cambia o qualcosa del genere, c'è insomma un periodo di brutto tempo, quindi adesso vediamo se migliora verso il Queensland, ma se è così tireremo dritto fino a Scarborough. E niente, Sydney molto bella, l'avete visto nel video. Il CPT è impegnato, c'è una pioggia abbastanza torrenziale, qui hanno strade veramente ragazzi orribili, non c'è l'asfalto drenante, si scivola e bisogna andare piano piano e stare molto attenti. Stiamo uscendo dalla zona dello squall, del temporale, diciamo così, dello scroscio. CPT, adesso puoi parlare, cosa racconti? Cosa vuoi che ti racconti? È un peccato, abbiamo avuto il primo giorno molto bello come avete visto e poi gli altri praticamente... Il secondo così così, il terzo che dovevamo andare a Bondi Beach, che è la famosa spiaggia vicino Sydney, quella famosa in tutto il mondo. È stata una giornata terrificante, cioè ma un vento e una pioggia orizzontale assurda e non è che potevamo trattenerci di più dai nostri amici, quindi abbiamo dovuto andare, anzi ci siamo fermati un giorno in più. E vabbè, adesso vediamo com'è più avanti, più a nord. L'ideale sarebbe prendere veramente una roulotte, un camper e fermarsi di tanto in tanto, questo sarebbe veramente l'ideale. Sì, perché qui praticamente con la roulotte, il camperino ti puoi andare veramente dappertutto e hanno aree molto attrezzate, però noi abbiamo un sacco di cose da fare, non abbiamo la possibilità di fare questa cosa qua. Abbiamo la barca. Prossimo progetto magari. Fra qualche anno. Ma chi può dirlo ragazzi? Chi può dirlo? Oh,
uscito anche il sole. Adesso c'è un po' di sima le nuvole intorno. Vabbè, in fondo là è azzurro. In fondo là no. Dietro è veramente nero. Dietro è nero. Ragazzi, A dopo. a dopo. Via che bello. Mai vedere la posizione in cui è la zampa. Sto registrando. E cos'è sta roba? Sto registrando. Ma questa è un'altra storia e ve la raccontiamo nel prossimo video. Boh, speriamo che abbia fatto un bel lavoro.